Ciao a tutti ragazzi, quante volte sentiamo dire, beh, il Milan è una squadra Champions League, la Lazio è una squadra di Champions League, questa è una squadra che vale l'Europa League, eccetera, eccetera. Giornalisti, tifosi, molti fanno questo errore. E adesso ve ne spiego un po' più nei dettagli in questo video. Ma prima ho raggiunto i 1000 iscritti, vi ringrazio tantissimo. Però se invece non sei ancora iscritto al canale, clicca il bottone iscriviti perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla Lazio. Quindi fammi piacere, clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti manderà una notifica quando caricherò un nuovo video. Torniamo a parlare di calcio, torniamo a parlare di il valore di una squadra. Spesso sentiamo dire quella squadra vale la Champions League, questa squadra è forte da Europa League, eccetera, eccetera. Ma questo è un errore perché non è che, per esempio, la Lazio giochi contro se stessa. La Lazio va in Champions League se non ci sono 4 squadre più forti della Lazio, per cui tu puoi avere una squadra fortissima, ma se ci sono altre 3 che sono stellari, beh, arrivi quarto, non vinci lo scudetto. E questo è un po' l'errore che facciamo molto spesso in Italia. Si parla di Lazio da Champions League, di squadra di un certo livello, però poi dipende tutto in base alle avversarie. Faccio un esempio, secondo me un paio di anni fa la Lazio ha lottato per la Champions League con una squadra mediocre, però le altre squadre facevano talmente schifo che anche una squadra mediocre poteva lottare per la Champions League. Dove voglio arrivare? Beh, voglio arrivare al fatto che l'anno prossimo, secondo me, il campionato rischia di essere veramente spezzato in modo netto. La Juventus sta prendendo D'Elite, è già una superpotenza, prende D'Elite, Rabiot, che è comunque una scommessa, la Juve rischia veramente di fare ancora una volta un campionato a sé. Però quest'anno c'è attenzione, c'è anche il Napoli, perché il Napoli sta prendendo Manolas dalla Roma. Cavolo, una difesa Manolas Koulibaly è una delle migliori d'Europa e non c'è poco da girarsi intorno. Se arriva anche James Rodriguez, il Napoli diventa una signor squadra. Certo, a mio avviso sempre sotto alla Juve, ma il livello è là. E l'Inter ha preso Conte, sta facendo un grandissimo mercato. Qualcuno potrebbe dire questo è un Inter da scudetto. Attenzione, secondo me Juventus e Napoli sono ancora un gradino sopra. Però qual è il problema? Che i primi 3 posti l'anno prossimo sembrano definiti. Juventus prima, Napoli seconda, Inter terza. Per cui Roma, Milan, Lazio, Atalanta e chi altri, se vogliono lottare per la Champions League, lottano per il 4° posto, perché il campionato partirà da là. Perché? Perché le altre 3 squadre sembrano inavvicinabili, stanno facendo un mercato importante, mentre il Milan, una delle ultime notizie è che sta vendendo Donnarumma, Cutrone non è più incedibile, la Roma sta vendendo Manolas, Dzeko, insomma tutti i pezzi grossi. La Lazio sta facendo un mercato un po' sotto attese, dai, siamo onesti, non sta arrivando nessun grande nome che dici cavolo questo cambia la squadra, no. Lazzari è un buon giocatore, Johnny dovrebbe essere un buon giocatore, ma non c'è nessuno che ti fa impazzire e ti fa fare 20.000 abbonati in più, no. Tra parentesi, l'Inter ha chiuso gli abbonamenti perché hanno raggiunto il limite, pazzesco, chiusa parentesi. Questo per dire che l'anno prossimo veramente il campionato di Serie A rischia di partire al 4° posto e questo significa che per Lazio, Milan eccetera ci sarà solo un posto valido per la Champions League e quindi sarà ancora più difficile del solito. Io credo che il Milan e la Roma stanno facendo un mercato che le vedrà indebolite. Roma perde Manolas, Dzeko e El Shaarawy, il Milan deve vendere entro il 30 giugno, manca pochissimo tempo. Ecco, la Lazio secondo me rischia di lottare con l'Atalanta al momento per il 4° posto, però è un peccato che non si possa puntare al 3° posto, per questo dico che la Lazio è una squadra di Champions. Beh, dipende dalle altre, perché se il Milan fa un supermercato, tanto per dire, beh, la Lazio non è più da Champions League, perché 3 posti sono definiti, manca solo il 4°, insomma, sarà un campionato molto molto strano e purtroppo, secondo me, anche per colpa del financial fair play, stiamo vedendo delle separazioni ancora più evidenti fra i grandissimi club e tutti gli altri. La Juventus ha un fatturato superiore alle altre e si può permettere di comprare Cristiano Ronaldo l'anno scorso, De Ligt quest'anno, eccetera, eccetera. Il Napoli si sta comprando James Rodriguez, si è preso Manolas, ha una difesa supersonica. L'Inter, stiamo vedendo che mercato pazzesco sta facendo, ha preso Conte, io non sono convinto che sia dello stesso livello di Juventus e Napoli, però non si può mettere adesso l'Inter allo stesso livello di Lazio, Milano e Roma. Obiettivamente l'Inter è a un livello superiore al momento a queste altre squadre. È vero, è ancora presto, però cavolo, ragazzi, c'è un gap mostruoso fra le prime 3 e le altre. Non è bellissima, non è una situazione bellissima, la Lazio deve cercare di porre rimedi, vedremo se lo farà. E voi che ne dite? Scrivetemi nei commenti qua sotto.
Ciao, grazie per aver guardato il video sino in fondo. Se ti è piaciuto, clicca il bottone like. Se clicchi il mio logo ti puoi iscrivere al canale se non sei ancora iscritto. Qui trovi altri video che ti suggerisco di vedere perché ti piaceranno sicuramente. Se ti piace la mia maglietta invece, trovi il link in descrizione. Ti lascio anche i miei account social in modo tale che mi potrai seguire su tutti i miei account. Ok? Ciao, alla prossima!